Perché ci piace proprio quella persona? E perché a volte ci innamoriamo anche di chi non corrisponde ai nostri gusti estetici? E quando l'innamoramento diventa amore anziché spegnersi? Partiamo dall'inizio e chiediamoci come può nascere l'interesse verso una persona. Iniziamo con il dire che ci sono 3 parti nel nostro cervello che, pur essendo collegate, seguono delle logiche piuttosto diverse. Una di queste, la più antica evolutivamente, che condividiamo con tutti gli altri animali, è programmata per ricercare nel partner sessuale alcuni aspetti che considera preferibili. Essa ha come finalità la sopravvivenza della mia informazione genetica nel tempo. A lei interessa che io mi accoppi con un partner in grado di garantire la sopravvivenza della prole. Per questo ci spinge a prediligere un partner sessuale con determinate caratteristiche. Saremo quindi attratti da partner in età fertile e in buona salute. Questo perché, qualora dovessimo riprodurci con questo partner, vi sarebbero maggiori possibilità di avere dei figli sani e forti che potranno sopravvivere e a loro volta riprodursi in futuro. Anche altre caratteristiche fisiche sono importanti. Nell'attrazione verso la donna verranno apprezzati tutti gli indicatori che richiamano la fertilità, come il seno o i fianchi. Quelli particolarmente ricercati negli uomini faranno invece riferimento alla struttura fisica possente, che esprime forza e protezione. Dal punto di vista comportamentale, nella donna verrà apprezzata l'attitudine alla protezione, al sacrificio per i figli, alla cura e all'accudimento. Nell'uomo, invece, la forza fisica, il coraggio e in generale la tendenza a proteggere partner, prole e territorio. A questi si aggiungono altri aspetti di comunicazione non verbale, come l'andatura, il tono di voce e la postura, che esprimono la personalità del soggetto in modo molto evidente e riconoscibile. Tutti questi aspetti consentono quindi maggiori garanzie per la sopravvivenza della prole. Sono quindi delle caratteristiche che inevitabilmente genereranno interesse. Al giorno d'oggi questi aspetti ancestrali e istintivi dell'interesse per il partner si esprimono in forme diverse e aggiornate al mondo in cui viviamo. Oggi la capacità di protezione, che nel maschio si esprimeva maggiormente con elementi quali la statura, la muscolatura o l'aggressività, possono essere facilmente sostituiti dalla disponibilità economica, che è il vero elemento che assicura la protezione e la sicurezza. Allo stesso modo, nella donna, la predisposizione ad occuparsi dei figli e della casa passa anche attraverso aspetti più elaborati, quale saper cucinare, pulire, insegnare ed educare. Tale visione della ricerca del partner vi apparirà di certo poco moderna. Magari troverete irritante pensare che un uomo e una donna debbano essere relegati a questi ruoli tradizionali. Dobbiamo però tenere conto che l'evoluzione culturale viaggia ad una velocità infinitamente più grande rispetto a quella biologica e che quindi le parti del nostro cervello più antico continuano a spingerci ad interessarci a questi aspetti, anche se oggi vengono espressi in modi diversi. La parte del nostro cervello più antica spesso non è quella dominante, ma ha il suo peso nella scelta del partner e ci orienta verso certi criteri di scelta in modo a volte inconsapevole. Ma allora, può al fine di una relazione sentimentale apparire interessante un uomo remissivo, esile e con scarsa disponibilità di risorse economiche? E una donna poco formosa, per nulla interessata alle faccende di casa, ai figli e alla cucina? Certamente sì, noi esseri umani non siamo dominati solo dagli istinti, anche se sono importanti e giocano un ruolo determinante nella scelta del partner.